Anche quest'anno, come già gli anni passati, vi presentiamo una ricetta del nostro ristorante. La nostra cuocaretta è in ferie e quindi quest'anno ve la presento io. Oggi cucineremo i bocconcini di tacchino con limone, zenzero e miele. Noi utilizziamo il nostro miele di Tignale, è un miele millefiori di montagna con alto contenuto di castagno e questo dà un sapore particolare. Abbiamo poi un po' di dado di carne, lo prepariamo noi in modo da avere la certezza sugli ingredienti, il nostro olio biologico di Tignale, un po' di farina bianca 00, un pizzico di sale, zenzero in polvere, un pizzico di pepe e il burro. Tagliamo la fesa a fette abbastanza larghe, quello che noi dovremo ottenere saranno dei cubetti. Prepariamo un po' di zenzero, tagliamo il finocchio, eliminiamo il cuore e realizziamo degli spicchi. Prendiamo una teglia, ci mettiamo un pochino di olio e ne andiamo a soffriggere dolcemente con un pochino di olio. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare alle proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. Fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si... Cominciamo adesso a preparare i bocconcini di tacchino. Prendiamo un bel po', una bella di burro e facciamo sciogliere in padella. Intanto che il burro si scioglie, infariniamo per bene i nostri bocconcini. Devono essere ben infarinati perché la farina contribuirà a fornire un bel sughetto che accompagna questo piatto delizioso. Il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: la schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui siamo colmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello. Il nostro piatto è quasi pronto per andare in tavola. Abbiamo un bel sughetto. Giallo con una scritta nera, diceva Dio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per 2 ore. Persino il parroco che non disprezza tra un miserere e un'estremunzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione, con la Vergine in prima fila e